Salve, sono Antonio Morinelli, sono nato a Vallo della Lucania nel Cilento e vivo a Pioppi. La mia storia nel mondo della ristorazione è iniziata, verso i 10 anni. Non sono di famiglia di ristoratori, semplicemente ho vissuto nella mia vita del tempo con mio nonno, che era un appassionato agricoltore, è stato uno dei primi conoscitori del professor Kiss ad impegnarsi a metterlo nella condizione di vivere qui a Pioppi, e quindi era spesso a casa di mio nonno e ha fatto sì che sentivo spesso loro parlare di cibo in modo semplice, perché mio nonno logicamente era un agricoltore, e di vederli spesso vicino a confrontarsi di ricette, di utilizzo di verdure, e questa cosa penso che abbia influenzato, in quanto mio nonno mi utilizzava come asinello per andare nell'orto a prendere le verdure in quel momento fresche prese dalle piante, e poi il cibo mi ha sempre affascinato, mi è sempre piaciuto fin da piccolo, insomma. Mio nonno si chiamava Enrico Notaro, e un ricordo che ho forte di mio nonno, il professor Kiss, è quando il giorno di Capodanno il professor Kiss si preparava per il classico tacchino ripieno all'americana che si utilizza il giorno del ringraziamento. Era diventato un piatto forte nel cenone di Capodanno nella mia famiglia, e praticamente mio nonno per un decennio ha provato ad allevare tacchini della grandezza del tacchino americano, circa 30 kg, senza mai riuscirci, perché non immaginava che fosse proprio una razza, quella americana di tacchino, e quindi mio nonno si dannava l'anima su questa cosa. Il professor Kiss forse nella sua concentrazione sul lavoro, nella spensieratezza, non ha mai informato di questa cosa mio nonno. Allora, mio nonno voleva rifare il tacchino del professor Kiss nella grandezza e nella forma, perché era per lui come una sfida. Da buon agricoltore e allevatore di piccoli animali domestici, conigli, galline, si sentiva male al pensiero di non poter avere un prodotto fatto secondo lui nel modo migliore assoluto, perché da noi mio nonno cucinava gli animali. Il giorno delle ore della cucina finali erano dedicate alla cottura di pasta e prodotti da dare a mangiare agli animali di cortile, come se fossimo noi di casa, insomma, da questo amore suo viscerale per le cose fatte bene, naturali, senza medicinali. Lui vedeva quel tacchino così grande e pensava sempre che fosse qualcosa di chimico, di industriale, perché lo vedeva che arrivava in una busta di cellophane completamente sottovuoto, congelata dall'America, e immaginava cose strane nella sua mente, e quindi pensava che dare questo tacchino da poter imbottire alla maniera americana fosse anche un segno di rispetto per il professor Kiss, e il tempo e l'amore che impiegava nella ricerca, che poi è scaturito dalla scoperta della dieta mediterranea. Il professor Kiss ha sempre detto che ha scoperto la dieta, era già qui. Tutta la famiglia era partecipe alla vita, agli incontri domestici, nella maggior parte delle volte col professor Kiss, che non era una persona molto aperta e non è che usciva tantissimo, però a casa di nonno era spesso presente. Ad esempio papà, quando il professor Kiss arrivava all'aeroporto di Napoli, era solito andarlo a prendere con l'auto e portarlo, perché loro non guidavano, avevano un'auto qui, ma logicamente era qui, e spesso si premurava di accompagnarli nelle sue visite, una delle quali, forse la più importante, era il piacere di andare a cena o a pranzo da Don Alfonso. Sempre tornando all'idea, al ricordo del tacchino, il primo anno non avevamo un forno della grandezza adatta per cucinare un tacchino da 30 kg, perché avevamo il forno quello sotto la cucina classica, una cucina in ferro degli anni 80. Nonno si organizzò un anno per comprare una cucina industriale da ristorante, fece sfondare il muro e la fece portare con la gru per farla entrare in cucina per poter mettere il tacchino intero. Non partecipavo a questo evento, ma mia mamma mi ha ricordato, e che mio nonno portò un mazzo di asparagi selvatici in regalo al professor Kiss. Il professor Kiss rimase colpito dall'intensità, dal sapore di questi asparagi,
E mio nonno il giorno dopo trovò il professor Kiss che raccoglieva quello che secondo lui erano asparagi, ma in realtà erano altre piante che non erano asparagi, avevano soltanto la sembianza di un asparago selvatico. Delia Morinelli era sposata con un fratello di mio nonno Enrico. Essendo mio nonno Enrico la persona che ha dato il terreno al professor Kiss per costruire la propria casa e ha dato il via poi alla crescita di Vinnelea, che era l'area dove sarebbero dovuti perché non ci sono bastati tutti poi i professori che arrivavano dalle varie parti del mondo a vivere nel periodo della ricerca, e il professore aveva bisogno di qualcuno che gli aiutasse a gestire la casa, la pulizia, a cucinare, anche perché gli interessava conoscere poi realmente quello che è stato lo studio che ha fatto, anche di mangiarlo lui poi. E Delia era sposata con un fratello di nonno. Mio nonno pensò che Delia era la persona giusta e gli propose al professor Kiss di prendere Delia, mia zia, insomma, come loro factotum alla fine, oltre che cuoca, perché gli aiutava a fare tutto, insomma. Allora, Suscettibile è nato il 2013, fine luglio, 27 luglio, da un'idea mia e di mio fratello Enrico, di mettere insieme, diciamo, quello che era il nostro sogno, l'esperienza un po' che ci ha portato a viaggiare nel mondo, ci ha, come dire, convinto che il posto per fare in modo che i nostri sogni si avverassero fosse Pioppi e fosse il Cilento, insomma. Perché per circa 3 anni ho vissuto e lavorato negli Stati Uniti e c'è stato quasi un pensiero di rimanere lì, ma poi, diciamo, il cuore mi ha riportato comunque a casa, insomma. Mancava, penso che manca quello che in realtà poi altri popoli esprimono con altre parole, che sentirsi a casa, insomma. E anche un fatto di orgoglio, non pensare di riuscire nella vita nel posto dove si è nati. Mio nonno ha inculcato l'amore per la nostra terra a mia madre, penso anche a mio padre, e gli altri nonni la stessa cosa, quindi non voglio togliere merito nemmeno agli altri nonni che sono stati immigrati in Germania nel secondo dopoguerra e hanno fatto di tutto per tornare a casa loro, avere la loro casa. Quindi c'è un legame viscerale per la mia terra che è dovuto alla vita vissuta dai miei nonni, al fatto che hanno lottato per essere qui e per riuscire nella loro vita, nella loro terra. È un po' quello che è successo pure a me, sentirmi, come dire, soddisfatto e vivere qui nel Cilento e riuscire nel mio piccolo a completare una parte dei miei sogni è qualcosa che mi fa sentire bene, insomma. Molte volte ci ripenso perché e dico, ma se avessi fatto qualcosa da un'altra parte potrei essere stato più soddisfatto, non lo so, però poi penso che mi sarebbe mancato, avrei avuto sempre la necessità di tornare qui. Anche dell'università non vedevo l'ora di tornare un fine settimana, magari proponevo di starmi una settimana, però magari dopo 2 giorni mi annoiavo e rientravo a Roma, insomma, anche per il lavoro o perché avevo poco divertimento. Magari questo è un po' il difetto di questa terra, che non è il Cilento, che mancano le persone come numero anche a volte. E poi un po' il fatto che un po' tutti quanti, i miei amici, i miei coetanei, chi più chi meno è stato costretto ad andare via per poter crescere la propria famiglia, per poter vivere la propria vita con una soddisfazione. Immagino poi che dopo che si vive tanti anni fuori questa cosa possa, come dire, un po' passare o attenuarsi. Per me non è stato così, ho avuto l'esigenza di tornare qui e di vivere questi che sono i miei legami familiari e la mia soddisfazione di vita. Io non riuscirei a vivere senza il mare, l'ho capito vivendo dal 96 al 2006 a Roma, ma non l'ho capito in quel momento, l'ho capito dopo 10 anni che vivevo a Roma, quindi dai miei 18 anni fino ai miei 19 anni fino ai 26 anni. Poi quando ho deciso di cambiare la vita e provare l'avventura americana e lavorare in America, l'ho capito un giorno, sono stato in Florida, a Fort Lauderdale, dove ci sono
dei canali che rientrano nella terraferma, e l'ho capito un giorno che sono riuscito a prendere una casa più vicina al mare e ho capito che mi è scomparsa, soffrivo un po' d'ansia, mi è scomparsa l'ansia in un giorno in cui la mattina alle 5 mi sono svegliato, sono andato fuori al patio e per quanto possa essere florido un canale, respirare quell'aria di mare mi ha, come dire, è stato un po' come la risacca, ha preso l'ansia che mi montava nel petto e nella testa e me l'ha fatto uscire dai piedi e quindi ho capito che non posso vivere lontano dal mare. La mia cucina è legata al mare come materia prima e al fatto che Pioppi e la terrazza del mio ristorante si affacciano sul mare ed è il ristorante è il posto dove sono nato, è la casa dei miei genitori. Ma è legata soprattutto anche alla terra che diciamo che è poi quella che è la cultura dell'alimentazione che si è sviluppata nella mia famiglia. Mio nonno era un contadino, quindi la materia prima della terra è una delle cose che mi lega alla cucina. E la mia cucina è una cucina mediterranea, non legata semplicemente alle ricette di Pioppi o del Cilento, ma è una cucina mediterranea legata alle mie esperienze di vita, è legata anche ai sapori che ho imparato a conoscere di altre culture, è legata a quelle persone che ho incontrato nel mio percorso, che non erano sempre italiani nelle cucine dove ho lavorato, e quindi utilizzo di spezie, utilizzo di aromi che nascono dalla nostra terra, cioè utilizzare le piante aromatiche del Mediterraneo, non per forza piante che siano del Cilento, di Pioppi, logicamente, ma è incentrato su una mediterraneità a tutto tondo, è influenzata anche diciamo, da queste persone con cui ho lavorato, che a volte erano persone che venivano dalle parti del Nord Africa, siciliani, insomma calabresi, ma questo rimane per persone che sono della nostra terra, ma anche dei viaggi fatti in giro per l'Europa, come Grecia, Spagna, Portogallo, insomma, tutti i posti che ho conosciuto hanno influenzato un po' il gusto della cucina che ho. Il piatto più rappresentativo del mio ristorante sembra il più banale, molto probabilmente per tutti quanti, ma è semplicemente una frittura di alici. Le alici perché sono un legame a questa terra, a Pioppi, che è una cultura marinara di pescatori di alici. Quando non riesco a essere con loro a cena è una delle cose che ordino, come mi siedo a tavola e mangio sempre con tanto gusto. Il mio piatto del cuore è un piatto che è legato del tutto alla mia infanzia ed è quel sugo che preparava mia nonna per Natale, che era un sugo di pomodoro fatto logicamente di pomodori fatti da noi, da mia nonna, che cuoceva per 2 o 3 giorni di fila ed è legato alla terra stranamente e quindi con tutte diciamo, le parti povere degli animali di terra, tra manzo, maiale, mi ricordo che soprattutto la nonna di Acquavelle in questo caso, quindi dell'interno, faceva cuocere per 3 giorni. Mi ricordo che poi una volta la trovai che spegneva il sugo e metteva dentro un mestolo d'acqua e gli chiesi nonna perché? Diceva lo faccio per abbassare un po' la temperatura e perché poi domani mattina la prima cosa che faccio rimetto su con fiamma bassa, la più bassa, quella piccola per fare il caffè, finché non risale a temperatura e la faccio andare, e poi ogni tanto vengo, mi diceva Antonio spengo e poi rivengo di nuovo dopo mezz'ora, riaccendo e faccio così per 2 o 3 giorni in modo che la carne diventi tenera. E la sfortuna di mia nonna era avere 4 figli maschi. E poi mi ricordo che faceva questa frittatina che metteva dentro a cuocere. Alla fine si faceva questa frittatina molto leggera, morbida, suave, si avvolgeva su se stessa come se fosse carne e si mettesse dentro. Non era carne, però noi bambini ci faceva impazzire, che è qualcosa che mi emoziona solo a pensarci, insomma. Ho la fortuna che me lo fa mia suocera, che vive a Coella adesso, e quando vado a casa sua e mi fa questa cosa io rimango sempre, cioè mi fermo, preferisco non mangiare altre cose per mangiare questo. Si faceva però soprattutto a Natale o nei giorni di festa comunque, perché era molto impegnativo. Questo sugo serviva per condire i fusilli, la carne veniva messa da parte insieme alla frittata e si mangiava questo filoche di frittata arrotolato, questa involtina di frittata che era qualcosa ancora oggi mi fa gola questa cosa. I 3 ingredienti che non possono mancare nella mia cucina è sicuramente la pasta secca,
perché fa parte assolutamente del nostro modo di vivere, della nostra cultura italiana. Le alici, in qualsiasi forma, sotto sale, sott'olio, già, fresche, insomma, ci devono essere. E le olive, ammaccate, olio extravergine d'oliva, tutto quello che diciamo fuori che nasce dalle olive, insomma. Nella mia cucina, quando penso alla cucina, la penso sempre, come ho detto a voi, la prima base è l'olio, poi sono cipolla, aglio, quello che è il pomodoro e poi fai... non sono un purista, sono sempre aperto a nuove esperienze nel mondo culinario. L'ho detto, fa parte tutto quello che faccio, cerco di fare il mio ristorante, nasco dal piacere che la prima cosa in assoluto è che piace a me, che lo mangerei io e quindi poi sono disposto a darlo anche ai clienti. La mia cucina è tradizionale e innovativa. Diciamo che la parmigiana di mia mamma e la parmigiana di mia suocera, sostanzialmente mia mamma serve la parmigiana al di là della ricetta come un piatto principale, mia suocera una volta come contorno. Se penso alla cucina cilentana penso che io sono dei Pioppi, mia moglie è da Covella e se vediamo il piatto che un po' possa accomunare tutti, la pasta al forno o la parmigiana, sono completamente diverse. Stiamo parlando in linea d'aria di scarsi forse 3 km, insomma, di distanza. E questa cosa qua mi ha, come dire, convinto ad offrire nel mio ristorante qualcosa che non sia legato troppo alla tradizione, ma sia legata come dire, a un cambiamento dettato dai tempi che viviamo, quindi dalla velocità come si svolge oggi il tempo, che è diverso dal passato, e dal legame della materia prima molto più viscerale rispetto al passato, molto più attento, perché la cucina tradizionale fatta con i prodotti che venivano da casa propria ha un senso molto importante. La cucina tradizionale legata a prodotti non originali, tra virgolette, è molto molto difficile secondo me. La dieta mediterranea penso che sia uno stile di vita in modo assoluto, perché per me è l'aria che respiro quando scendo qui a passeggiare. E poi forse quello che si è un po' perso e che vedevo il mio nonno è l'idea di avere un orto, di vivere, voglio dire, il contatto con la natura e la campagna in modo anche fisico. Non lo so se si può esportare nel tutto al di fuori dell'Italia, ma comunque penso, ecco, Grecia, penso a questi popoli molto, molto simili ai nostri per cultura e cose, che si possa esportare facilmente in altre parti del mondo. Sicuramente l'amore per il cibo sì, magari, quello sicuramente. Secondo me la dieta mediterranea è un patrimonio ed è giusto che sia un patrimonio in quanto se si riescono a tramandare questi pensieri e questi ricordi alle persone che vivono, magari anche a farli conoscere alle persone che non vivono questo territorio o che comunque hanno dimenticato da dove vengono, serve a ricordare a tutti quanti che questo siamo. Nel senso, io penso più a noi italiani, come un'Italia unita, siamo questo, siamo un popolo legato al cibo ma legati al lavoro, la fortuna che ci ha dato la natura di avere tutta questa opportunità nella nostra terra, la nostra bravura è riuscita a sfruttare e quindi preservare. Vivere mediterraneo a Pioppi è molto sostenibile, assolutamente. Vivere mediterraneo in altre parti capisco che dovrebbe imporre una fatica, almeno mentale, di doversi impegnare a capire e a comprendere questa cosa, però si può fare in modo assoluto. In entrambe le case dei miei nonni si faceva il pane, avevano entrambi il forno a casa e quindi era un momento di festa, di gioia assoluto, come per la produzione del pomodoro. Con cadenza mensile a casa dei miei nonni si faceva perché mio nonno aveva 8 fratelli e quindi buona parte di questi fratelli sfruttavano, come dire, si collaborava nell'economia domestica perché si facevano le fascine con la potatura delle olive e quindi si raccoglievano tutti gli scarti della potatura, si mettevano da parte, si essiccavano e le potature delle varie piante si utilizzavano per la preparazione del forno, per la produzione del pane e quindi si univano 2 o 3 fratelli
E nel caso poi dopo tutta la famiglia, mia madre con le sorelle e fratelli, si faceva tutti insieme il pane. Si faceva il periodo pasquale, si faceva nel periodo natalizio, si faceva nel periodo estivo, a volte si produceva pane secco, a volte si producevano queste panelle da un paio di chili, pesanti come il cemento, però che avevano un sapore, mi ricordo, anche da mangiare come in casa della sorella di mia nonna non c'era la Nutella, si faceva acqua e zucchero, se non ci fosse stata la marmellata, acqua e zucchero, e nei giorni di festa si utilizzava il cacao amaro spolverato su una fetta di pane fatta in casa, nel forno di casa con l'aiuto di tutta la famiglia. Dopo aver cotto il pane si faceva la produzione del pane secco. Il pane secco andava pulito il forno con la temperatura abbassata, e quindi magari si entrava dentro per dare una pulizia più costante al forno. Non era un forno bollente, era un forno che si poteva entrare per pulirlo, insomma. Il pane di mia nonna era un pane molto scuro, molto nero, per questo molto pesante. Veniva fatto tutto quanto a mano, all'interno della madia. Mia nonna, poverina, si sobbarcava questo lavoro insieme a mia madre. Del pane fatto da lui, perché lui piaceva utilizzare anche la crusca, tutte le parti che altre persone scartavano, e si preparava il pane per tutta la famiglia poi, quindi erano 3 figli con relativa famiglia, insomma. Come ho detto, nonno, facendo il fattore per questa grande famiglia, è un appassionato poi di agricoltura, ha ricevuto la medaglia d'oro da Sandro Pertini come cavaliere all'agricoltura. Produceva il vino rosso di suo, spumantizzazioni, approvato, era un appassionato, e penso che la persona che poi mi ha trasmesso questa passione, penso proprio a livello genetico, diciamo. Mi ricordo che la prima volta che è stato male e il medico gli ha detto di abbassare il consumo del vino, ha detto la cosa più brutta che gli avesse potuto dire il dottore era di non bere più di un bicchiere di vino al giorno, insomma. Ma il vino rosso sì, a casa di nonna era quel vino che tingeva il bicchiere, e quando si metteva nel lavandino, perché non aveva la lavastoviglie, nonna preparava il lavandino con l'acqua calda e il sapone. Mi ricordo da bambino lo poggiavo lì, e mi ricordo che il vino rimaneva lì, un po' come l'olio nel bicchiere bagnato, rimaneva lì nonostante fosse l'acqua calda, il sapone, e finché non passava la spugna il bicchiere rimaneva di quel colore.